È inutile inseguirli ormai, non possono più nuocere. Bei cavalieri, sanno stare in sella gli egizi. Già. Ed è comodo quando si tratta di scappare. Franco, guarda laggiù. Il conto con gli alleati di Pompeo è chiuso. L'Egitto è conquistato, Cesare ha vinto. E tu con lui, padrone. Andiamo! Andiamo o perderemo il pasto della sera. Un nemico di meno, padrone. Non è un bello spettacolo. Comunque, meglio sotto la croce che sopra. Ne ho inchiodati tanti durante la guerra contro Spartaco che ancora ne ho la nausea. Andiamo. Il campo è lontano. Uccidimi, Romano. Uccidimi. È contro l'editto dei consoli alleviare le sofferenze dei condannati. Perché l'hai fatto, padrone? Potrebbe costarti il grado e la libertà. Dal corso del Reno al Nilo ormai tutto è romano. Nostalgia della tua terra? I vinti non hanno terra, padrone. Non ti ho riscattato in Germania per sentirmi chiamare padrone. Sei libero, vero? È il nostro migliore esploratore. Dimostra che sei il migliore. Esplora nelle cucine e trova da mangiare. Ah, se ce n'è lo troverò di certo. Aspetta. Cleopatra si serve di Roma per vendicarsi. Quanti suoi nemici finiranno in catene? Certo, molti. Perdona, Rando. Cesare vuole vederti nella sua tenda. Va bene, Tullio. Che vorrà Cesare? Solo lui lo sa. Siamo in condizione di lasciare l'Egitto in primavera, Cesare. 2 legioni di presidio basteranno e una rimarrà a coprire il delta del Nilo. E i nostri avversari? I miei nemici sono a Roma. Se non li muove l'affetto, dovrà pure muoverli la paura. Già parlano di me come di un nuovo tiranno. La tua voce farà tacere tutti, generale. Roma non ama Cesare. Solo quelli di Roma che temono un uomo troppo grande per la loro statura. Rando, avvicinati. Hai ben guadagnato la giornata. Ho eseguito i tuoi ordini. Come meglio non si poteva, Rando. Dopo la morte di Marco Letonio, l'ho visto prendere il comando della cavalleria e bloccare il nemico nella piana con una sola corte. È stato un lavoro meraviglioso. Sei centurione, lo hai meritato. Grazie, Cesare. E tu, vecchia pelle? Sei sempre deciso a non comandare una decuria. A me è sufficiente essere un soldato di Cesare. La lorica da comandante pesa troppo nel deserto. Diventi vecchio. 20 anni fa avresti sopportato ben altri pesi. L'unica cosa che ho in comune con Cesare è l'età. E poi il mio miglior compenso è partecipare alle tue vittorie. Ma non vorrai rifiutare dei petti d'argento? Tieni, bevi alla mia salute, commilitone, e non intonare canti ostili a Cesare con gli ubriachi della legione. Vieni, Rando.
Liquidata la campagna in Egitto, la lotta tra fazioni potrebbe riaccendersi a Roma e degenerare in una guerra civile, lo sai? Sì, generale. Per te è un servizio rischioso, Rand. Cesare dice va e io vado. Ascoltami bene, allora. Ormai la fazione di Pompeo non può più nuocere. Ma Crasso domina incontrastato nelle province di Oriente. La sua parola ha sempre peso in Senato. E più saprò delle sue intenzioni, meglio sarà, Rand. Secondo me, generale, una testa vale più di due a Roma. Una parola di ciò alla corte di Crasso e tu perdi la tua testa, ragazzo. Quello che voglio è che tu sia il mio occhio e il mio orecchio. Prendi con te un paio d'uomini, lascia il campo all'alba. Raggiungi Crasso come mio ambasciatore in amicizia. E trova il modo di farmi sapere quello che accade a Zeugma. Sarà fatto. Il Nilo è congestionato dal traffico delle truppe. Meglio raggiungere Alessandria per l'imbarco. Sarà un viaggio lungo, difficile. Ed ancora più difficile che tu ne esca intero, se Crasso decide di allearsi con Farnace, il re dei Parti, ed attaccarmi. Voglio conoscere quanto più è possibile sulle intenzioni di Crasso. Tu rischi la vita in questa impresa e io la perdita di un amico. La mia vita è tua, Cesare. Allora sei mia. Conservala. Di quale straordinario dio barbaro è questo amuleto? Non lo so, lo porto dalla nascita. Conosco troppo bene la traccia per sbagliarmi. Viene di là. Ricordo di averne visto uno uguale quando affrontai Spartaco sul campo. È magnifica la tua memoria. Certe cose non si dimenticano. Mi uccise il cavallo con un colpo di taglio destinato al mio collo. Al suo pendeva un amuleto simile. Non gli portò fortuna. Noi abbiamo vinto e lui è finito sulla croce. Eppure era un gran soldato. Tu non eri nato, centurione, non sai. Spartaco si era impadronito di poche semplici regole di guerra. Aveva capito la strategia del nostro esercito e avrebbe potuto anche battere Roma. Ma la massa non lo seguì. Addio, Rand. Buona fortuna. E ricordati, la riconoscenza di Cesare è salda come la sua memoria. Conosci, Verulo, il perché del sorriso della Sfinge? Nessuno lo sa, Cesare. Perché nessuno vuole capirlo. La Sfinge sorride degli uomini, Verulo. Granelli di sabbia, sollevati dalla mano del destino. Così imparerai, maledetta schiava. Ti strapperò la pelle a frustare. Che succede? Fermo! Ha tentato di fuggire. Basta ora! Rando! Vezio, non mi aspettavo di vederti in Egitto. Ma io sì. L'eco gloriosa delle tue gesta è giunta fino a Roma. Sei avanzato di grado, bene. Che succede, Vezio? Il centurione ha evitato a una schiava un bel po' di frustate. E questa è Clodia, mia sorella, in viaggio con me verso Zeugma. Salve, Claudia. Rando gode giustamente i favori di Cesare. Fermati. Come ti chiami? Saida. Tieni, paga il mercante e tieni il resto per te. Compro io questa ragazza. Non hai più da temere ora. E tu, centurione, non dovrai più sfoderare la spada in sua difesa. Avanti, saliamo a bordo. E tu seguici. Lumone, ma chi sono quelli? Lui si chiama Vezio, è un ambizioso patrizio che sfrutta le fortune della sorella alla corte di Crasso. È il miglior tiratore di giavellotto che abbia mai incontrato. Pensa, una volta in Gallia gli ho visto spaccare la testa di un eburone da una riva all'altra della sella. Sarà un viaggio interessante. Bel colpo. La vita civile non ti ha arrugginito i muscoli, vedo. Al contrario, mi permette di allenarmi ogni giorno. Vuoi provare? No, un centurione non può rischiare la propria reputazione.
E la tua, agli occhi di Cesare, deve essere senza dubbio molto grande, sia come soldato che come diplomatico, visto che ti manda in missione da Crasso. Può darsi. Quello là finirà per rovinarmi la nave. Pazienza, Crasso te ne comprerà una nuova. Dammi da bere. A Zeugma troverai delle schiave anche più graziose di questa. Ma forse anche tu, come il tuo generale, hai occhi soltanto per le donne egiziane. A quanto si dice in giro, Cesare non è insensibile al fascino della regina Cleopatra. Nessuna donna può competere con una patrizia romana. Credimi, Claudia. Neppure Cleopatra. Resterai a lungo a Zeugma? No, non credo. Il tempo di rendere omaggio al console e dargli notizie del generale. Crasso sarà lieto di riceverle. Quando Cesare ha impugnato le armi assumendo il comando delle legioni, avrebbe voluto essere accanto a lui, come ai bei tempi. Non ne dubito. L'oro di Crasso e il ferro di Cesare, se fossero uniti, sarebbero due forze invincibili. Però con l'oro si compra anche il ferro delle spade. E Cesare è troppo abile per dimenticarlo. Certo, tutto ha un prezzo. Anche i tuoi giavellotti. Che vuoi dire, Rando? Nulla di più di quanto ho detto. Non volevo certo offenderti. Lascia stare, Vezio ha capito benissimo. Conviene essere dalla parte del più forte. È la cosa più utile, credo. La saggezza di Minerva dalle labbra di Venere. Dimmi, quanto durerà il viaggio, Mammio? Se non incontriamo nebbia lungo la costa, saremo in porto domani all'alba. Sempre che l'albero maestro non si sfasci. Accidenti! Sono entrati nel legno per una spanna. Ci vorrà la forza di Ercole per tirarli fuori. Oh dei dell'Olimpo, aiutatemi voi a strappare via queste lance senza rovinare l'albero. Non scomodiamo gli dei. Beros, la tua spada. Magnifico, Rando. A mare. Buttiamoli a mare. Che succede? Il vecchio è morto ai remi e questo qui si è ribellato quando abbiamo portato via il corpo. Ma è ancora vivo. Sì, ma ne ha per poco ormai. È una ferita mortale. Svelti, detesto la vista del sangue. Su, via, via! Avanti, presto, buttate lì a mare e poi ripulite il ponte subito. Svelti, via! Giù! Rando, Tornate nella stiva. guarda, hai la tunica sporca di sangue. Ripulite il ponte. Che orrore. Timoniere, stringi il vento. Profondità. 3 braccia. Fondo roccioso. Niente in vista! Profondità 4 braccia. Vedi niente da quella parte? Tenete gli occhi ben aperti. Profondità 6 braccia. Che nebbia! Navigo da 20 anni e non ho mai visto una nebbia simile. Lo Stige dove traghettano i morti non può essere peggio. Non ti sembra di stare al tuo paese, Beroz? La nebbia delle mie foreste è diversa, l'umore. Questa non mi piace. Neanche a me, ti assicuro. La costa di Zeugma è piena di scogli. Potremmo finire in acqua senza accorgercene. Oh, sta attento, eh. Devo tornare a Roma e non voglio arrivarci a cavallo di uno squalo. Sempre meglio di quel tuo ronzino. Profondità 6 braccia. La corrente è in aumento. Ti ho già vista al campo nella piana delle piramidi. Comincio quasi a pensare che non hai voce. Ti ho sentito parlare solo una volta. Al porto, ricordi? Quando dicesti il tuo nome.
Come ti tratta la nobile Claudia? Così come una donna romana può trattare una schiava. Da schiava. Non tutte le romane sono come lei, ce ne sono migliori e anche peggiori. Potevi capitare peggio. Credimi. Nulla più importa ormai. La mia casa è stata distrutta dai tuoi soldati. Mio padre, mia madre, sgozzati come agnelli. Erano solo colpevoli di aver difeso la loro terra, dove erano nati. Tu non chiederesti mai a un oggetto, a una cosa senza vita, se è felice o no. Allora perché mi chiedi come sono trattata? Sono un soldato, non un aguzzino. Comunque, non posso cambiare lo stato delle cose. Ci sono i padroni e ci sono i servi, così come ci sono donne carine e donne brutte, uomini saggi e stupidi. È il padrone, non lo schiavo, che trova giusto ciò. Profondità meno di 3 braccia. Visibilità quasi nulla, capitano. Là, capitano! Gli andiamo addosso! Rando! Rando! Saida! Aiutami! Oh! Aiutami! Oh! Guarda! La nave si allontana! Saida. Grazie agli dei siamo salvi. Hai rischiato la vita per salvare la mia. Non potevo lasciarti morire. Puoi camminare? Ah, sì. Andiamoci subito, non farà troppo caldo. Su. Cosa sarà successo agli altri? Forse col dissiparsi della nebbia si saranno salvati. Ma come faremo ad attraversare il deserto senza cibo né acqua? Se abbiamo fortuna, incontreremo una carovana. Su, coraggio. Lassù, guarda! Sono guerrieri lici, signore. Il deserto non conosce predoni più sanguinari e spietati. Anche la Licia è soggetta a Crasso. Non temere. Prendeteli!
selvaggi, lasciatemi! Ordina di lasciarmi o ci rimetterai la testa. Sono un centurione romano. Vado in missione da Crasso. Sta zitto, animale! Grosso come sei, forse puoi valere anche 8 pezzi d'oro e vivere qualche anno trascinando le tue catene. Ma sta attento! Basta una parola di Murdoch e finisci squartato come una carogna tra la sabbia del deserto. E questo in nome di Crasso. Su, legatelo! Mettetelo con gli altri. Cammina! Idiota, vuoi farci uccidere tutti? Frustateli se non si muovono! Camminate! Forza! Fateli bene, presto! Poi in marcia! Acqua! Acqua! A me! A me! A me! Lascia! Risparmia il fiato finché ti rimane e impara la prima regola. Se la frusta dei lisi ti segna la pelle, le mani di Gular possono togliertela. Fermati, Gular, non dobbiamo batterci tra di noi. La sorte dello straniero è uguale alla nostra. Fermi! Dividetevi! Calogno! Via! Al vostro posto, animali! O vi ammazzo! Cos'è quello? Dove tu andrai a finire, questo non ti servirà a niente. A me invece renderà almeno 6 boccali di sidro, che berrò uno dietro l'altro alla salute dell'ambasciatore di Cesare. Su, in marcia! Si sono riposati abbastanza! Fateli muovere, forza! Presto! Perdonami, straniero. Perdona, ti prego, questo pazzo di Gular. Avevo perso la testa. Gular è stato un grande gladiatore, straniero. Odia tutti e vede nemici ovunque. D'ora in avanti ti obbedirò perché ho capito chi sei. Quell'amuleto me lo ha rivelato. L'ho già visto sul petto di un bambino appena nato. La donna che lo aveva dato alla luce si chiamava Varinia ed era la moglie di Spartaco. Il piccolo quasi soffocava sotto il peso di quella piastra. Io sono un romano e non uno schiavo. Eppure è così. Zitti, carogne! Forza, Baxo. Ancora un po' e saremo liberi.
Perché vuoi andare a Zeuma? Oltre le rocce, nelle rovine di Rubar, si aprono le vie della città del sole. Altri ti attendono, signore. Se vuoi, ti condurrò sino alla tomba di tuo padre. Ma cosa stai dicendo? Tu devi essere impazzito. Non fingere con me. Conosco il tuo nome. Da 20 anni aspetto di gridarlo nel giorno della lotta. Quello che tuo padre ha cominciato, tu compirai, come ci fu promesso, Rando. Viene qualcuno. Dov'è la ragazza? È qui. No, no! Lasciatemi! 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 No! No! Colombella mia! Lasciatemi! Non muovetevi. Se gli dei ci assistano, nessuno frusterà più la tua pelle. Ti avevo detto che ero un centurione romano e te lo dimostrerò! Venite, amici! L'uomo venuto dal mare ci ha dato la libertà! Egli è il nostro capo! Vieni, questo è il tuo amuleto, signore. Cibo e acqua per tutti e pronti a marciare! Lungo il fiume, oltre Rubar, c'è la città del sole. Lì è la libertà. Non ragionare da folle. Se conosci la strada per Zeugma, indicamela. Eccoti, finalmente! Vedo che anche nel deserto hai trovato modo di batterti. Sia loda agli dei. Nettuno ha risparmiato a te la vita e a me la noia di piangerti. Credevo fossi morto. Nessuno vedrà più culare in catene. Ricordati, Rando, il tuo popolo ti aspetta. Ascolta la voce del tuo sangue. Sei stato fortunato a non imbatterti negli squali e nelle morene. Quando trovano carne non lasciano che lo scheletro. E così non hai avuto altro mezzo che la spada per riacquistare la tua libertà. Il nome di Cesare non bastò ai tuoi guerrieri, o nobile Crasso. Sì? I miei lici non fanno troppe distinzioni, ma sono ausiliari veramente fedeli. Mi dolgo per quanto ti è accaduto, Rando. D'altra parte posso assicurarti che il nome di Cesare è la chiave che apre ogni porta, a Zeugma e ovunque giunga il mio potere. Riuscire a salvarsi così fortunosamente dalle onde per poi patire la frusta e le catene come uno schiavo deve essere stata un'esperienza molto emozionante. Non quanto quella degli uomini di Zarok. Hai visto? È bastato un romano per fare piazza pulita dei tuoi migliori guerrieri. Mi sembravi il dio della guerra, Rando. Si tratta di uccidere o essere uccisi. Dici bene.
Uccidere per non essere uccisi è certo la più elementare legge della guerra e della politica. Ma chi ha impugnato le armi e sia pure per caso è stato coinvolto, diciamo così, in quel malaugurato incidente, non deve vivere. Quel gruppo di schiavi sia messo a morte. Se ne occuperà Zarok in persona. Nessuno di essi vedrà l'alba di domani. Ma Saida no. Non voglio. È una mia schiava. Io l'ho pagata e non intendo affatto rinunciare a lei. Visto che grazie a Rando si è salvata. A lei farò grazia, Claudia. Ma agli altri no, perché hanno partecipato a una ribellione. Io non posso lasciare in vita i testimoni di un atto che ha offeso il mio prestigio e la mia autorità. Così li uccidi perché mi hanno aiutato. Mi sembra logico. Hanno aiutato il ribelle e non il romano. Vi prego, adesso basta con questi malinconici ragionamenti, amici. Occupiamoci invece dell'ospite. La ben nota magnificenza di Crasso deve rifulgere nel suo palazzo. Claudia ha ragione. Faremo di tutto perché il tuo soggiorno a Zeugma sia il più piacevole possibile. Parleremo anche del nuovo clima stabilito da Cesare in Egitto. Siamo confinanti ormai come lo erano le nostre ville sul Tevere. Lumone, ti affido l'ospite. Conosci gli usi di palazzo. Andiamo, Claudia. Vieni, Rando. Che cosa aspetti, Zarok? Esegui l'ordine di Crasso. Conosci la leggenda del re Mida? Beh, Crasso lo supera. Non riesce a trasformare in oro tutto ciò che tocca, ma lo sa spremere dovunque lo trovi e senza guardare per il sottile. Vende come schiavi gli abitanti di interi villaggi. Nemmeno Cesare immagina quanto sia potente e pericoloso Crasso. Ne ho visto portare di oro tra queste mura. E che altro hai visto? Fortificazioni lungo il fiume. Fabbri al lavoro a far baliste d'assedio. Chi vuole attaccare? Ha triplicato il numero delle guardie lice e tutti i principi della regione sono al suo soldo. Manda armi e oro a Farnace. Riempie di gemme i forzieri. E all'erario di Roma? Niente. Qui Crasso è la legge e la forza. E ha mire segrete. Cercheremo di saperne di più, chiedendo anche ai servi. No, non parleranno, sanno che il tradimento costerebbe loro la vita. Devi stare molto attento. Basta solo un passo falso e ti perdi. Qui ci vuol poco a finire sulla croce con l'acqua fino al collo, come quelli. Con l'arrivo della marea annegheranno tutti come torri. Le loro grida risuoneranno per tutto il palazzo. È orribile. O Crasso ha il sonno pesante o il concerto gli piace. Quando ero nel deserto, ho sentito parlare di uno strano luogo, la città del sole. Fantasie. Sogni di gente disperata. Tutti gli schiavi parlano di una città dove gli scampati alle catene trovano riparo. Ma sono sicuro che non esiste. Dobbiamo accertarlo. Se esiste, gli abitanti potrebbero aiutarci. Per servire Cesare, ogni mezzo può essere buono. Deve essere qui, tra queste rovine e la città del sole. A che serve tutto questo, padrone? A scoprire la verità.
Ecco, ciò che è scritto si avvera. La spada di Spartaco è nelle mani di suo figlio. Io, Gular, il gladiatore, sono stato a fianco di Spartaco in battaglia per 9 lune. Voi tutti mi conoscete e sapete che non vi ho mai ingannato. Non mente chi come me ha visto tante volte la morte vicina. Io sono l'unico su oltre 6.000 che mi sono salvato dalla croce. Il grande Spartaco, che riposa sotto la pietra nera, pose questo segno intorno al collo di Rando, nato da Varinia prima dell'ultimo scontro. Tu sei l'uomo che aspettavamo, il condottiero degli schiavi, la nostra speranza, la nostra vendetta. Sei certo di quello che dici? Certo come di essere vivo. Tu puoi ogni cosa, Rando, figlio di Spartaco. Hai la nostra vita tra le tue mani. Puoi venderci a Crasso, all'uomo che ha crocifisso tuo padre, o guidarci. Tu hai la scelta. Ascolta la voce del tuo sangue e decidi. Se vuoi, puoi anche rinnegare la verità e distruggere la nostra ultima speranza. Ma basta che dici una parola. Di soltanto libertà e al suono di questa parola anche i morti si solleveranno. Lasciatemi solo. Assassino. Sei un assassino, Crasso. Un giorno pagherai tutti i tuoi delitti. Un giorno anche noi saremo vendicati. Senti come urlano, sembrano tanti maiali scannati. Carogne! Saremo vendicati! Carogne! Allarmi! E giù! Resta, correte! Aiuto! Aiuto! Morite, maledetti! Aiuto! Aiuto! Negatemi! Aiuto! Assassini! Tocca a voi ora! Presto, slegami e ti darò manforte. Io so chi sei tu. Tu sei il figlio di Spartaco. Legatevi ai pali! Giù! In acqua! Ora tocca a te, vigliacco, e così finirete tutti. Presto! Oltre il fiume! Mettetevi in salvo alla città del sole! Non c'è tempo da perdere! Via! Presto andiamo! Aiuto! 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 Che succede qui? Guardie! Claudia, che fai qui? Date l'allarme! Radunate le guardie! Mi si costringe ad uscire dalle mie stanze.
Bezio, che succede? Vado a vedere. Le grida venivano dallo spiazzo dove erano gli schiavi. Dove sono le guardie di palazzo? Insomma, si può sapere che succede. Qualcuno ha fatto azionare la diga, ha liberato i prigionieri e uccise le sentinelle. Ai pali sono morti altri dei miei uomini. Guardate, sulla porta hanno lasciato questo segno. Schiavo, lavora! Coraggio, Spartaco è tornato, è di nuovo tra noi. Fatti forza! Basta così! Ritiriamoci! Via! Ritiriamoci! Da questa parte! Spartaco ha colpito ancora. Presto saremo liberi, figlioli. La provincia è in subbuglio. La gente resiste. Non vuole pagare i tributi. Ci sono stati dei morti. E Crasso ha deciso di stringere i freni. Nulla di grave, spero. Sarebbe veramente seccante che si tornasse a parlare di guerra. Non c'è guerra nell'Olimpo, non temere, Claudia. Nessuno può minacciare la tua pace. Scendete tutti a terra, presto! Li abbiamo sterminati! Vittoria! Da più di un mese quel maledetto sobilla la popolazione. Crasso naturalmente ne è preoccupato. Cesare potrebbe cogliere questo pretesto per spingersi qui con le sue legioni. E neanche tu lo vuoi. Che intendi dire? È chiaro. La venuta di Cesare rovinerebbe i tuoi piani. Sei il braccio destro di Crasso. Erediterai la provincia. Forse un male essere ambiziosi? E chi non lo è in fondo? Con i tempi che corrono. Servendo Crasso io servo la Repubblica. E se un giorno dovessero mettermi addosso una toga da tribuno, saprei come comportarmi. Ma tu, piuttosto. Per quanto glorioso, Cesare è sempre mortale. Potresti cominciare a pensare a te stesso. Sì, è giusto. Basta che tu lo voglia e mia sorella potrà intercedere per te. Gli sei simpatico. Anche Crasso non è eterno. Un giorno forse potremmo dividerci i compiti. Io il governo, tu il comando dell'esercito. È sempre la solita storia del ferro e dell'oro. Ma non è una cattiva idea, amico. Ci penserò sopra. Certo che ci penserò. Bene. Questa deve essere la zona. Formiamo una seconda colonna. Vuoi prenderne il comando? No, resterò con te. Non conosco il deserto. E poi i Lici ed io non andiamo molto d'accordo. Vero, Zaro? Bene, verrai con me. La tua esperienza mi sarà utile per la cattura del ribelle. Prendi metà degli uomini, Zarok. Batti tutta la zona delle rocce. Ci ritroveremo all'oasi di Aba. Va.
Ecco qua. Questo è il luogo dove appare quel dannato. E sei certo? Sì, le informazioni raccolte erano molto esatte. Lassù, guarda, Vezio. È lui! Maledetto! Dobbiamo catturarlo vivo o morto! Io lo bloccherò alle spalle. Sì, d'accordo! Avanti, al galoppo! Bravo, Perez. Ah! Eccolo laggiù! Ormai non ci sfuggirà. Avanti! E galoppo! Avanti, è nostro! Sono in trappola. Maledizione! Siamo caduti in trappola! Giù! Riparatevi contro le rocce! Avanti! Scendete da cavallo! Mettetevi al riparo! Ma sbagliatevi! A terra! Fate circolo per i cavalli! Brando, gliel'abbiamo fatta! Li abbiamo battuti! Adesso sparite! Non devono trovare nessuno! Dietro le rocce! Disperdiamoci! Dietro le rocce! Svelto, padrone. Vezio ti attende. Vieni presto a raggiungerci, figlio di Spartaco, ti aspettiamo! Via, presto, sparite! Vezio! Per gli dei! Che cosa è successo? Quel maledetto ci ha giocati di nuovo. Una valanga di sassi è precipitata su di noi, travolgendo uomini e cavalli. Un massacro. Il gladiatore misterioso era ovunque come un demone. È stato impossibile catturarlo. Non esiste l'impossibile. Pochi miserabili schiavi non possono impressionarmi. Ho saputo domare ben altro io. La sommossa nelle miniere di Laurio, la rivolta in Spagna, i ribelli di Spartaco finiti tutti sulla croce come il loro capo, cancellati per sempre dalla faccia della terra. Sei sicuro, Crasso? Dico, sei sicuro che l'uomo che hai battuto 20 anni fa non sia di nuovo qui? Capisci chi intendo? Spartaco. Tu farnetichi! Spartaco è morto sulla croce e i morti non ritornano! Ma il suo corpo non fu mai trovato. Perché lo mangiarono i corvi? Ho visto io stesso dei soldati caduti. Sul corpo avevano un segno come questo.
Dicono che è il segno di Spartaco. È assurdo! È assurdo! Comunque questa ribellione va domata, a costo di coprire tutta la provincia di Croci. E la pace tornerà in Asia, parola di Crasso. Tu mi aiuterai, Rando? Non c'è gloria a battersi con gli schiavi, ma non sta a me giudicare. Io ti servirò per la gloria di Roma. Per la gloria di Roma si fanno molte cose. Anche abbattere il triumvirato, come Cesare ha fatto. O distruggere la Repubblica, come sta tentando di fare. Servendomi lealmente, non avrai da lamentarti, Rando. Si parla di me come di un creso. Sono l'uomo più ricco di Roma. Posso essere il più generoso con chi mi è fedele, ma anche il più spietato con chi mi è nemico. Fate entrare il prigioniero. Le murene hanno fame, ma avranno da sfamarsi in abbondanza. È del villaggio di Oboz. Nella sua casa abbiamo trovato punte di lancia e armi romane. Si sospetta che sia in contatto con i ribelli. La tua sorte è segnata. Potrai aver salva la vita soltanto dicendomi dove sono i tuoi compagni e il tuo capo. Parla. Chi è il tuo capo? Dove si nasconde? Rispondi. Parla, carogna! Parla! Il figlio di Spartaco è ovunque. Il suo segno condurrà noi alla vittoria e te alla morte. Assassino! Buttatelo alle murene! Alle murene! Ha osato sfidarmi! Assassino! Assassino! No! Ah! No! Ah! 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 Zarok, prendi i tuoi uomini migliori e marcia sul villaggio di Oboz. Radetelo al suolo. Sterminate tutti gli abitanti. Non lasciatene uno vivo. Forse ha ragione a usare questi metodi, ma a me mi rivoltano. Certo è nei guai. I ribelli gli scavano la fossa. Non vorrei essere al suo posto. No. Neanche col suo oro. Rando, tu credi davvero che il generale interverrà? Eh? Te lo figuri, eh? Cesare alle calcagna di Crasso. Oboz è laggiù. Li sorprenderemo nel sonno. Non uno deve restare vivo, ricordatelo. Avanti! È il segnale di Paxo. Stanno arrivando. Aperti gli altri. Sì. Egular, ci siamo. Aspettate che siano arrivati nel centro del villaggio e poi lanciate. Hai mescolato bene l'impasto, Sera? Alla perfezione. Ho lavorato 10 anni nelle miniere di zolfo e gli egizi hanno inventato la ricetta migliore. Zolfo e pece greca. I lici sentiranno caldo alle loro schiene. Te lo prometto. Sulla rovina delle nostre case. Le ricostruirete più belle un giorno. Eccoli, arrivano!
addosso! Incendiate e uccidete nel nome di Crazzo! Uccidete! Date fuoco ai tetti! Da questa parte! Presto! Dobbiamo coglierli di sorpresa! Le case sono deserte! Sono fuggiti tutti! Maledetti! Qualcuno li ha avvertiti! Hanno spie anche a palazzo! Distruggete tutto! Non un muro deve restare in piedi! Non abbiate pietà! Avanti! Appena distrutto il villaggio, daremo loro la caccia sulle montagne! Seguitemi! Presto! Ritiriamoci dal villaggio! Li circonderemo! A noi due ora! Caronga! Essere ucciso dalla spada di Spartaco è il solo onore che ti resta! E ora? Abbandonate le case, dimenticate il passato, raggiungete le oasi, vivete nelle caverne, sulle montagne di Lubar, nelle antiche miniere, rifugiatevi nella città del sole. Questo vi dice Spartaco per bocca di suo figlio. Preparatevi al giorno della riscossa. Guardie! 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 Ecco, è riuscito a entrare qui, nella mia stanza, nel luogo più sicuro del palazzo. Questo è un covo di traditori. Il loro capo è qui tra noi. E può essere chiunque. Tu, Vezio! O tu. O Rando. Già, Rando. Dove sta? Come mai non è accorso anche lui? Ho visto il germano di guardia alla sua porta. Forse dorme. È impossibile, non può non aver udito. Tutto è cominciato da quando quella spia di Cesare è giunta a Zeuma. Ribellioni, colpi di mano, imboscate. E quella maledetta essa è apparsa in giro da quando lui è qui. E allora svegliamolo. Se è vero che dorme.
Forzate la porta! Per gli dei. Cos'è questo trambusto? Che succede? I ribelli sono in città? No, stanno in mezzo a noi. Ora vigerà la legge di guerra. Davvero? È tanto grave. Non vorrai privarci, spero, della tua spada. Sei un console di Roma, quindi ordina e sarai obbedito. Uscite voi. Lasciatemi solo. Ti parlo fuori dai denti, Rando. Cesare ha finito di recitare la commedia dell'amicizia con me. È riuscito a fare piazza pulita di tutti i suoi nemici. E ancora non basta alla sua maledetta ambizione. Ma con Crasso la commedia è diversa. Ho prestato a Cesare 10 anni fa 25 milioni di sesterzi e l'ho mandato a mietere all'Ori in Spagna. Era braccato dai creditori come una lepre spelacchiata. Ma adesso i miei sesterzi li spenderò per scaraventargli addosso Farnace e il suo esercito. Che cosa ne pensi? La politica non è cibo per me. E non morrai di indigestione, allora. Ti assicuro che domani tutti vedranno che Crasso ha ancora tanta energia da annientare i suoi nemici. A te riflettere. O con me, o contro di me. Ti considero troppo intelligente per immaginarti capace di fare delle sciocchezze. Se la mano che si diverte a imbrattare i muri di palazzo è guidata da Cesare, lo sapremo presto. Crasso ha promesso uno spettacolo indimenticabile. Quello che gli preme è di accattivarsi il favore del suo ospite, Manas, il fratello del re Farnace. E ci riuscirà, vedrai. Guarda, arrivano. Mio nobile Manas, la tua presenza a palazzo ci onora. Spero che la nostra ospitalità ti riuscirà gradita. Salve, Rando. La festa di Crasso sarà certo un successo, visto che tu vi partecipi. In questi giorni ci hai negato spesso il piacere della tua compagnia. Ho dato la caccia ai ribelli, lo ricordi? Sono un soldato. Tuttavia ti rimprovero di aver dimenticato che anch'io posso aver bisogno della tua spada e della tua presenza, no? Nessuno può farti del male. Una dea non si colpisce, si adora. Ah! Rando, ascoltami, ti prego. Crasso si prepara oggi ad uccidere degli altri innocenti. Tu che sei così differente da tutti gli altri, puoi salvarli. So che verranno uccisi in un modo orrendo. Salvali, ti scongiuro. Non decido io la loro sorte. Sono dei ribelli. Il loro capo è il figlio di Spartaco, si dice. Lui deve salvarli. Io invece glielo devo impedire. Vi dimostrerò come punisco i miei nemici senza spargere sangue e come onoro i miei ospiti. Grazie. Scommetto 20 denari che neanche tu sai a che cosa serve quella tenda là in mezzo. Sarà una delle strane invenzioni di Crasso. Se non erro, si prepara una serata molto divertente. Io dubito molto che un'idea di Crasso possa essere divertente. Sta a vedere.
Attento, mio nobile principe. Tutto quello che vedrai è unicamente frutto della mia fantasia. Se è pari all'oro che tu ci hai promesso in cambio della nostra alleanza, sarà certo straordinario. Mio fratello è accampato ai margini del deserto con un esercito tanto numeroso da sterminare qualsiasi tuo nemico o far pagare con la morte ogni promessa mancata. Grasso mantiene le promesse. Tanto meglio. Le voci del deserto parlano di Cesare in marcia verso Zeu. Inoltre la tua pace è minacciata dai ribelli guidati dall'erede del Trace che osò sfidare Roma. Il figlio di Spartaco. È l'illusione di un gruppo di disperati. Aspetta. Scoprite. Moriranno lentamente. La vita sfuggirà dai loro corpi. Appena l'urna sarà riempita di vapori, giustizia sarà fatta. Da quella parte! Presto! Lassù, guardate! Figlio, guardie! Addosso! Prendetelo! Via, via! Uscite! Uscite! Presto! Scappate via! Pagherete la mia morte. La vendetta di mio fratello mi annegherà tutti nel sangue. Ezio, raduna le guardie e spara all'entrata. È giunto il momento della vendetta, Crasso. Il figlio di Spartaco farà giustizia dell'assassino di suo padre. La leva! Presto, l'umone! Nessuno può avere ragione di Crasso. È la tua fine, schiavo. Bravo, Lumone. Vezio, fallo uscire di là e uccidilo. Voglio la sua testa ai miei piedi. Alzate i cancelli! Finitelo! Voglio la sua testa, ho detto. Tiratelo su. Vediamolo in volto.
Quest'uomo deve dirmi molte cose prima di morire. Gettatelo in una cella in catene! Non vorrai risparmiarlo, mi auguro. No, voglio fargli maledire il giorno della sua nascita, prima che implori quello della sua morte. Portatelo via! La notizia della cattura di quel traditore si è diffusa in città. La popolazione è in fermento. Gruppi armati hanno occupato alcuni villaggi sulle colline. La guarnigione non è più sufficiente e i soldati cominciano ad avere paura. Dovresti dare una dimostrazione di forza uccidendo immediatamente quel cane. La sua morte farà capire ai ribelli che Crasso è ancora il più forte. Uccidilo, Crasso. Cosa aspetti? Uccidilo subito o gli schiavi invaderanno anche il tuo palazzo. Sei un imbecille, Vezio. Del resto, se non lo fossi sempre stato, non saresti diventato il mio braccio destro e il mio sicario. Avresti da tempo tentato di uccidermi, magari avvelenandomi con una coppa di vino. Schiavi ribelli, rivolte, non è questo il pericolo. Prima o poi Roma schiaccia, come io ho schiacciato Spartaco 20 anni fa. 20 anni fa Spartaco è finito sulla croce. Perché non fai la stessa cosa con suo figlio? O è la vecchiaia, forse? Non pronunziare quella parola, Clodia. E ringrazia gli dei che ti hanno concesso di dormire nel mio letto in questa reggia, anziché in un lupanare della suburra. L'ora è vicina. Cesare avanza su di noi a tappe forzate. Ha 2 sole legioni, ma gli bastano. Cesare sa che il solo Crasso gli è di ostacolo e vuole spazzare via questo ostacolo. E il suo sistema in questo non sbaglia. Non ha mai sbagliato. Qui è appostato Farnace, avido d'oro e di gloria, con un esercito 10 volte superiore a quello di Cesare, 100 volte più forte del nostro. Una moltitudine di barbari guidati da un pazzo che nella sua mente malata pensa di poter battere le aquile di Roma. Folle. Cesare lo distruggerebbe in uno scontro. Ma questo non accadrà. Sarò io a guidare quell'esercito asservito al mio oro. Farnace avrà la gloria di aver fermato Cesare e finalmente Crasso avrà il potere su Roma. Ma per ottenere l'alleanza di Farnace e l'oro non basta, occorre consegnargli l'uomo che gli ha ucciso il fratello. Del sangue, per cancellare dell'altro sangue, di questo ha bisogno. Penseranno i suoi carnefici al traditore. Io devo raggiungere al più presto Farnace, consegnargli l'oro e l'uomo, suggerirgli la tattica per battere le legioni e attendere. Poi torneremo a Zeugma, ad Alessandria, a Roma. Prepara una scorta, fai caricare l'oro e chiudi il prigioniero in una gabbia. Usciremo dalla città dopo il tramonto senza scalpore. E tra 3 giorni torneremo con l'esercito che ha battuto Cesare. Aspetta. Quel decurione. Lumone. Ho l'impressione che ormai abbia vissuto abbastanza. Rando, mi ascolti? Ho poco tempo, Crasso non deve prendermi. Io non credevo ai miei occhi quando ho visto che eri tu. Non credevo. Perdonami, Rando. Ma adesso so cosa mi resta da fare. Cosa? Cesare si trova a 50 leghe da qui. Devo avvertirlo in tempo che l'esercito di Farnace lo minaccia. Dì a Cesare che ho cercato di servirlo, servendo insieme quelli che soffrono in schiavitù. Finché esistono gli schiavi, esisteranno i ribelli, pronti a dare la vita per la libertà. Se Roma è per le croci, io sono contro Roma. Dillo a Cesare. Cesare è un uomo giusto. Sarà clemente. Va, Lumone, va. Addio, Rando. Gli dei mi aiutino.
Dov'è il romano? Ferma! Ferma! Addio, Rando! Dove vai, Lumone? Da Cesare. Il campo è pronto, Crasso. Avanti, sbrigate. Voglio doppia guardia a vegliare il mio oro e il mio sonno. Sono stanco, ho bisogno di riposo. Domattina con Farnace occorrerà essere ben svegli. Sarà fatto come vuoi, Crasso. Sei ancora vivo, ma per poco. Finalmente hai gettato la maschera di falso amico. Guarda come sei finito. In una gabbia, come una belva. Volendo avresti potuto avere ricchezza e potere. Invece hai scelto la croce, Rando. Sarà la tua toga da tribuno. Andiamoci anche noi. Va via, ti prego. Non voglio che ti accada niente. Salvati, Rando. Devi fuggire. Ti ho portato la tua spada. Presto, taglia qui. Su, dammi la spada. Avanti, amici, coraggio. Tirate. Tocca a noi ora, addosso! Circondate la tenda, voi di là!
Ora è giunta! Baxo! No! Mio tuo padrone, è mio! E ora pensiamo a Crasso. Che cosa volete fare? Che cosa volete fare? Vedi, Crasso, gli egizi mi hanno insegnato anche questo. L'oro si fonde con facilità come il burro, ma è meno digestivo. Rando, salvami! Non uccidermi! Non farmi uccidere! Sono un console romano! È inutile. Ti sei condannato da solo. Gli schiavi e tutti gli oppressi ti hanno giudicato. Anch'io, come soldato romano, vedo in te un nemico di Roma. Tu non comprerai un esercito per combattere Cesare. In cambio della vita, vi prometto la libertà. E oro! Avrete tanto oro da non riuscire a contarlo. Ebbene, chiedete allora! E oro! 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 Non basta per pagare le loro ferite e la loro vita fatta di sofferenze e di miseria. Sono vostri. No! No, Rando! No, non farmi uccidere! Non voglio morire, Saida, ti supplico! Salvami, salvami, ti scongiuro! Ti ho sempre trattata bene, ti prego, salvami! Rando. È una donna. Lasciale la vita. Sei libera. Ma ricorda, devi la vita a una schiava. Conducila sulle dune e lasciala andare. No! No! Claudia! Claudia, non solo lasciarmi! Non voglio morire! No! Portatemi via. Abbrancalo! Tenetelo! Tenetelo! Dici di essere l'uomo più ricco di Roma. Lo sarai ancora di più. Hai accumulato l'oro cavando il sangue. Adesso lo berrai. Tieni un po' d'acqua e datteri. Dammi un coltello. Mi sarà più utile.
Che ci attende ora, Rando? Chissà, forse una nuova vita. Forse la morte. Vendicando mio padre, speravo di giovare almeno un po' alla causa della giustizia. E non è così, forse? Non lo so. Sono un cittadino romano, ma ora tutto è diverso. Questa gente mi ha eletto a suo capo. Non posso abbandonarla. Abbiamo abbattuto Crasso, ma la lotta per la libertà sarà lunga. Io non ho paura. E dove tu sei, là è la mia casa. Io sono pronta a seguirti, Rando. Sempre. La mia libertà, la mia vita. Sei tu. Amore. Rando! La cavalleria romana avanza verso di noi da dietro la collina. Attacchiamoli, Rando. Ci faranno a pezzi, ma almeno moriremo da uomini. Consegnati a Cesare, Rando. Cesare giudicherà. Gular, io vado da Cesare. Non muovetevi. Ti avevo ordinato di osservare i movimenti di Crasso, ma non così da vicino. Ho fatto il mio dovere. Il complotto è stato sventato. L'uomo che ha ucciso mio padre è morto. Adesso tocca a me. Nessun uomo, libero o schiavo, conosce l'ora della propria morte. Ma se tu sei veramente quello che affermi di essere e che il popolo grida, il figlio di Spartaco, capirai perché Roma non può permettere che tu viva. Non chiedo nulla. Né potrai avere nulla. Il problema della tua e della nostra vita non è soltanto nella libertà, ma nella forza delle cose. Ho affidato a Verulo il governo della regione. È un uomo giusto. Se l'ordine non verrà infranto, molte catene saranno spezzate. Ma la natura non ammette salti. Tu devi morire. Non sei più un uomo, Rando. Sei un esempio. Ma anche Roma deve averne uno. Morirai sulla croce come tuo padre. E gli altri capiranno come non sia possibile ribellarsi a Roma. Sei stato un buon soldato e un amico fedele. Cesare ti saluta. Che ne sarà degli altri? Vivranno.
l'intera popolazione di Zeugma, generale. La voce della morte del ribelle è corsa in tutta la regione. Una sola croce non è sufficiente, Cesare! Se uccidi il figlio di Spartaco dovrai ucciderci tutti! Non toglierci l'uomo che ci ha dato la libertà, o preparati a crocifiggere anche noi, anche adesso! Così come facemmo 20 anni fa, noi ti diciamo tutti, Spartaco sono io! Cesare, ascolta la loro voce! Roma è il mondo e tu sei Roma! Non c'è legno sufficiente per tante croci. Siamo nel deserto. Non è così, Verulo? Sì, generale. E non mai nominato governatore d'un popolo di morti. Sia libero! Addio, Rando, e buona fortuna. Addio, amico. Ora abbiamo vinto davvero e per sempre. Vieni, Rando! Ecco la spada di tuo padre. Addio, Verulo. Molte volte una parola di clemenza può essere più utile a Roma che l'uso della spada, ricordalo. Addio, Cesare. Andiamo! Ci sarà sempre una mano pronta a impugnarla in difesa della libertà e della dignità umana. E sempre, ogni uomo ribelle all'oppressione potrà dire a se stesso: sono figlio di Spartaco.